Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video sulla mobilità elettrica. In questo caso parliamo sempre di bici a pedalata assistita, non solo, e facciamo riferimento al video che avevo fatto dove ho motorizzato la bici che avevamo già in famiglia. In alcuni commenti mi era stato detto ma guarda che il kit è un po' troppo caro, conviene comprare una bici cinese già fatta, già elettrica, spendi meno. E questo lo analizziamo nel video di oggi, perché oggi vi faccio vedere una bici elettrica cinese completa, una bici che tra quelle cinesi diciamo è già un prodotto con uno standard un po' più alto di quelle proprio base, di un marchio che si chiama Bezior. Caratteristiche principali di questa bicicletta: allora, una su tutte monta un motore da 48 volt, quindi non più 36, nella ruota posteriore da 500 watt, il tutto mosso da una batteria da 10.4 Ah con le solite celle al litio 18650, e questa batteria è estraibile montata nel telaio, quindi nel tubo diciamo principale, che poi è uno scatolato rettangolare. Lì c'è la batteria estraibile, o potete lasciarla lì e caricare la bici direttamente, ma poi ve lo faccio vedere. Questo scatolato di alluminio fa parte di tutto il telaio d'alluminio della bici. Come facciamo a estrarre la batteria? Riusciamo ad estrarla perché il telaio è pieghevole, quindi una volta piegata a metà potete, se volete, tirare fuori la batteria, e questa cosa del telaio pieghevole vi farò vedere che ad esempio nel caricamento diventa un fattore importante. Non andiamo assolutamente a perdere rigidità strutturale perché ha un sistema di aggancio veramente robusto. Sulla parte meccanica, telaio eccetera non posso dire nulla, perché la bici è fatta bene, è comunque in alluminio, saldature curate, poi vedremo tutti i dettagli. Non c'è molta plastica su questa bici, quindi per quello mi è piaciuto molto. Con questa batteria danno un range di 100 km, che forse ci potreste arrivare, però 100 km massimi parliamo di assistenza minima, quindi impostata su 1, allora forse riusciamo a fare 100 km. Impostata da 3 in su, o addirittura usando l'acceleratore, e apriamo una parentesi, acceleratore che è illegale, ma le bici cinesi sono tutte così perché non sono concepite per il nostro mercato italiano, se vogliamo proprio dirla tutta, ci salva il fatto che l'acceleratore funziona solo col computer impostato a 0. Con l'intervento di pedalata da 1 a 5, che è quello che userete normalmente su strada, non vi fa usare l'acceleratore. Non è un escamotage, però potrebbe giocare qualche punto a vostro favore, ecco. Chiusa parentesi. Quindi una batteria che vi dirò a fine video quanti chilometri sono riuscito realmente a fare. Parliamo di ciclistica, freni, sospensioni eccetera. Dunque una bici ammortizzata full, quindi ammortizzatore posteriore, e l'ammortizzatore non mi è dispiaciuto, con tutto un sistema suo di leveraggio che lavora bene. Ammortizzatori anteriori, e questo secondo me potrebbe essere il punto dolente come qualità della bici, perché non mi ispirano moltissimo, non sono il massimo. Freni a disco davanti e dietro abbastanza grandi, però azionamento meccanico, quindi con filo d'acciaio, non hanno la presa, il potere frenante di un impianto con comando idraulico. Poi anche lì ce n'è tanti tipi, però farebbe già la differenza. Se dovete frenare 80 kg a 30 all'ora inizia a fare un po' di fatica. Cambio Shimano a 7 velocità, che comunque almeno è di marca. E qui abbiamo la panoramica delle caratteristiche principali. Bici con un'estetica particolare, sul sito la troverete in diverse colorazioni. Alla fine poi parleremo di prezzi e tutto quanto. Adesso procederei con lo spacchettamento, vi faccio vedere come si montano le poche parti che rimangono da montare, perché per l'80% arriva già assemblata, almeno nelle parti più complicate, e poi andiamo avanti col video. Ok, vi arriva in un bello scatolone reggettato, bisogna tagliare tutte le reggette, poi apriamo la scatola. Ok, quello che troviamo all'interno è praticamente la bici con delle protezioni, con le gomme in appoggio da quella parte. Adesso vediamo di tirare fuori i pezzi uno alla volta. Di fatto, visto che in questa scatola non ci entrerà mai più, io faccio che tagliarla faccio prima. Arriva solo con la ruota anteriore smontata, facciamo che tirare fuori il tutto. Tagliamo le fascette che liberano la ruota anteriore, liberiamo anche tutte le altre fascette perché altrimenti non ne veniamo a capo. Qui togliamo le protezioni, e qua ci sarà ancora un parafango da montare. Togliamo la protezione del cambio, qui c'è semplicemente dello scotch che tiene le protezioni della parte del telaio, diciamo quella bella. Stessa cosa sulla parte sinistra, protezioni anche su tutta la parte del manubrio che è quasi libero, protezione per le forcelle, e qui troviamo anche il faro anteriore. Ok, diciamo che c'è quasi tutto, vedete che è già tutta praticamente assemblata. Qui c'è il computer di bordo, magari lo liberiamo più tardi.
tardi, facciamo prima ora a vedere cosa c'è negli accessori. Ok, nella scatola degli accessori troviamo un bel po' di roba, tra cui un lucchetto con chiave, con doppia chiave, una pompa, questa mi piace già meno, molto plasticosa, però ce la danno, campanello da manubrio, set di chiave a brugola, chiave fissa da 15, un perno con un tirante che servirà per finire di assemblare qualcosa, i due pedali, direi in alluminio e non in plastica, manuale di istruzioni, caricabatterie con spinasciugo, attacco da 5,5 sembra tondo, un caricabatterie che è dotato di spia, 54,6 volt, 3 ampere in uscita e ha anche la ventola di raffreddamento. Qui abbiamo anche poi un catalogo con tutti i modelli che hanno in produzione e in vendita. Va bene, direi che bisogna finire di montarla. Non abbiamo viti, quindi tutto quello che serve dovrebbe essere già imboccato. Direi che possiamo finire di montarla insieme. La forcella è giusta così, facciamo che mettere la bici sul cavalletto così non cade, poi arriveremo anche al cavalletto. Già che siamo qui guardiamo il dettaglio del cerchio in alluminio a 3 razze, tutto il movimento con anche delle parti in erga, pneumatico Kenda, già montato, già gonfiato, non ancora in pressione corretta, 26x1,95, disegno abbastanza da off-road, freccia direzionale, senso di rotazione là, quindi montato in questo modo, poi chiaramente ci vincola la presenza del disco che va dentro la pinza messa a sinistra. Ok, a questo punto le istruzioni direbbero di montare prima il manubrio, quindi di mettere il supporto in posizione corretta, poi di girare la bici sottosopra e montare la ruota, ma non mi fa impazzire lasciare il manubrio con i computer e i comandi appoggiati al pavimento, quindi io faccio al contrario, monto prima la ruota e poi faccio il manubrio. Il supporto che ho per la manutenzione della bici non va bene perché non riesce a prendere il telaio in questa zona, quindi devo farlo alla vecchia maniera. Giro tutto sottosopra. Per la ruota anteriore non c'è granché da fare, questo supporto serve solo per il trasporto, per tenere le forcelle nella corretta posizione. Possiamo quindi rimuoverlo, questo si potrebbe buttare via, ma io vi consiglio di tenerlo. Non si sa mai in caso di trasporto della bici in cui sia necessario togliere la ruota, può sempre essere comodo o per tenere ferme le forcelle o tante volte anche per creare, magari saldando una staffa, una specie di portabici per ancorarla in caso di trasporto su furgoni, multispazio eccetera. Io lo terrei. Prendiamo la ruota, togliamo la protezione del disco, la ruota deve semplicemente andare in questa posizione, il disco deve entrare nelle pastiglie della pinza e i due pernetti devono entrare nella loro sede. Basta. Questo sarà il perno che useremo per il fissaggio. Bisogna togliere da una parte il tappo e la molla, lasciare dall'altra parte la boccola di appoggio con la molla, inserirlo nel foro, imboccare la molla e il dado dalla parte opposta, chiuderlo finché riusciamo a mano per poi dare l'ultima serrata usando la leva. Ok, in questo modo la ruota è assicurata. A questo punto possiamo rigirarla dall'altra parte e questa volta andremo a montare il manubrio. Guardate solo che il cerchio giri tranquillamente. Perfetto. Cerchiamo la chiave per mollare il supporto del manubrio, è una 5. Allentriamo le due viti senza mollarle troppo finché ci permette di girare il supporto del manubrio e portarlo nella sua posizione originale. Chiaramente guardate che sia in asse con la ruota. Diamo un serraggio iniziale, poi piuttosto lo ritocchiamo dopo. Ok, a questo punto dobbiamo togliere completamente questo cavallotto, questa volta è una brugola da 4, tutte queste parti sono in alluminio, dopo andremo a esaminare ogni componente per capirne il materiale e di conseguenza la qualità. Mettiamo un attimo da parte ma teniamo a portata di mano il cavallotto. Qui ora si tratta di mettere il manubrio in questa posizione. Purtroppo hanno lasciato tutta questa plastica sulla tubazione, quindi saremo costretti a togliere completamente il computer di bordo. Questa volta è una chiave da 3. Togliamo per un secondo i collarini del computer, questo cellophane dobbiamo per forza di cose tagliarlo. Ok, a questo punto possiamo montare il manubrio. Vedete che qui c'è tutte le tacchette per avere il riferimento, per metterlo centrato e anche per scegliere l'angolazione corretta. Lo mettiamo nella sua posizione, imbocchiamo
una vite, giusto per farlo stare lì, poi imbocchiamo le altre 3 senza stringerlo eccessivamente, controlliamo che sia centrato e scegliamo la regolazione ideale per avere tutti i comandi a portata di mano e per vedere anche l'indicatore del cambio, che è molto scenografico, che sia comodo tutto quanto al pollice, poi eventualmente possiamo anche spostarli. Quando siamo sicuri che sia centrato possiamo iniziare a stringere le viti. Vi ricordo che le viti si stringono sempre incrociate, stringiamo questa, poi questa, stringiamo questa, poi stringiamo questa, diamo un colpetto definitivo sempre incrociato. Allora, ho stretto abbastanza, ma di solito le chiavi, quando provo altre cose cinesi, si sminchiano subito, idem o per le chiavi o le viti. Qui per ora sta tenendo tutto. Vediamo se è ancora tutto allineato, sembra di sì. Ora possiamo rimontare il computer di bordo. Direi che va bene lasciare i cavi che arrivano da sotto. Il dado va nella parte sotto dove c'è la sede per tenerlo fermo. Imbocchiamo prima una vite, dado che è leggermente autobloccante, stessa cosa dall'altra parte. Anche questo lo centriamo sul manubrio e scegliamo l'angolazione ideale per guardarlo. Non abbiamo tantissima opzione di regolazione perché poi andiamo a cozzare qua. Io lo terrei basso, non troppo vicino a questa ghiera, e possiamo fare un serraggio anche qui definitivo, senza esagerare, perché comunque stiamo tirando della plastica, deve solo stare fermo. Col computer ci siamo e iniziamo a spulciare i comandi. Avete visto, qui abbiamo il comando del deragliatore posteriore, regolazione della potenza, accensione, velocità, abbiamo solo questi comandi. Qui invece abbiamo l'acceleratore. Passiamo alla parte anteriore, dove sulla staffa che accoppia le due forcelle abbiamo questa vite sulla quale dovremo mettere il parafango. Non solo, dovremo mettere anche la luce anteriore a LED. Semplicemente andremo a fare pacchetto tra il parafango e la staffa della luce. Fissato i cavetti, rimane tutto in quadro, guardiamo che non ci siano impedimenti. Ok, il parafango l'ho montato al contrario, perché non andava davanti ma andava dietro. Essendo un mezzo parafango mi ha fregato quello, andava montato dietro, perché così altrimenti vi tira su un po' di fango, lo beccate voi, lo becca il telaio. Ormai è così, me ne sono accorto poi dopo, il video era già girato. Portate pazienza, mea culpa. Rimangono da mettere solo i pedali, chiaramente ci sarà un destro e un sinistro che andremo a serrare sempre con la 15. Se vedete che non avvita, state semplicemente sbagliando pedale. Il destro avvita in senso orario, il sinistro avvita in senso antiorario. Fissiamo il pedale, diamo un colpetto e mettiamo anche il sinistro. Sella che possiamo liberare dal suo gancio, possiamo togliere la protezione. Tubo che sembra in alluminio, non in acciaio. Qui abbiamo tutte le tacche dell'altezza, l'ultima sotto la quale non dobbiamo scendere. Supporto anche qua realizzato in alluminio, non è ammortizzata. Una normalissima sella, parte centrale areata, parte esterna con questo rivestimento, composizione tutta uguale, non ha zone differenziate, non mi sembra, non ha particolari indicazioni. Abbiamo poi la possibilità di fare anche la regolazione traslando in avanti o indietro. La mettiamo a misura, io sono nano quindi la terrò quasi tutta giù, gli diamo un cicinino in altezza, direi che possiamo serrarla. Voilà, la bici è bella che è montata. Una controllata la pressione con l'immancabile pompa Xiaomi, non sono sgonfie ma sono sicuramente da gonfiare. Modalità bici 45 psi, davanti e dietro. Mentre gonfia dietro possiamo mettere, se volete, il campanello, che male non fa. Viene fissato semplicemente con una fascetta. 45 psi anche dietro. Chiudiamo. Questa, ragazzi, bisogna sempre averla. Ok, se necessario abbiamo la possibilità di regolare anche i freni all'occorrenza anteriore e posteriore se non vi soddisfano, più che altro per regolare la corsa, perché essendo freni a disco diciamo che frenare dovrebbero frenare. Ok, come funziona lo sgancio? Bisogna aprire questo gancio di sicurezza, altrimenti non si può sganciare. In questo modo fa lo sgancio e possiamo piegare la nostra bici. Basta imparare a fare il movimento corretto. La bici diventa in questo modo, sta in piedi perché va a appoggiare su questo perno del telaio. La chiave serve esclusivamente a bloccare l'estrazione della batteria. Già che ce l'abbiamo in mano, guardiamo la batteria, è fatta in questo modo. Pacco da 48 volt 10.4 Ah 499 Wh, non è marchiata, e qua c'è tutta la parte della contatteria e possiamo caricarla direttamente togliendola dalla bici o anche, quando è inserita, col connettore dedicato. Ora, la metto in carica a banco, l'alimentatore alla spia verde, mettiamo la batteria in carica, diventa rosso, quando avrà terminato tornerà verde. Ok, bici che senza batteria sicuramente
sicuramente ne guadagna in portabilità. Parliamo comunque di una bici che si riesce a movimentare tranquillamente. Nel momento in cui bisogna caricarla si può prendere da telaio e magari da una ruota e si riesce a sollevare senza difficoltà. Chiaramente bisogna fare questo movimento, fare attenzione che il gancio esterno non vada nel buco come appena successo a me, riportarla con l'asse in posizione e noi abbiamo la bici in ordine. Abbiamo già il cavalletto in dotazione, adesso guarderei un po' di dettagli. Allora, vista d'insieme, telaio in alluminio verniciato a polvere in questa colorazione grigia nera, ce ne sono anche altre, tutta la parte dello scatolato con l'ingresso di ricarica di cui vi parlavo prima per non togliere la batteria dalla bici, tutti i cablaggi che viaggiano fascettati su delle sedi preposte qui sotto al telaio, tutta la parte dei collegamenti della sensoristica, delle leve del freno eccetera con connettori, cavi che comunque vengono raccolti con delle guaine spiralate per dare un minimo di ordine, disco azionato da una pinza ovviamente monopistone con le due pastigliette meccanica, quindi non idraulica ma meccanica, filo in acciaio all'anteriore, idem con patate al posteriore, parte posteriore ancorata in questo punto per consentire il movimento della sospensione posteriore, cavalletto in dotazione già montato, abbiamo già visto i pedali, motore integrato nel mozzo posteriore con il cablaggio che esce, vedete, da questo perno e viaggia tutto nella parte del telaio. Qui c'è una connessione, cambio Shimano Tourney TZ, 7 velocità, corona anteriore ovviamente senza deragliatore, anche questa in alluminio con l'esterno anodizzato nero e l'interno lasciato color naturale. Qui tutto il movimento con ammortizzatore Gosax GSI 200, questo il leveraggio, i due piastroni sono in alluminio ricavato dal pieno, anche qui anodizzati di nero con le smussature degli angoli, lasciando l'alluminio a vista. Forcella con possibilità di blocco e sblocco meccanico, parte dei comandi con cambio posteriore fatto in questo modo, quindi col tasto più andiamo a scendere di corona mentre con questo riusciamo a salire. Abbiamo già visto l'acceleratore, leve del freno che non sono in plastica ma anche tutta questa parte in alluminio compreso il supporto e anche la regolazione che sembra plastica cromata ma è alluminio. Sulla parte sinistra i comandi per il computer di bordo, il campanello che abbiamo appena montato, le manopole non sono proprio fantastiche, ecco, però il grip c'è, hanno questa parte puntinata che può aiutare, mentre dalla parte destra abbiamo lo stesso tipo di manopola, questo anello fisso e l'acceleratore che è comunque in gomma e riprende la stessa tipologia di grip. Molte parti in alluminio, tutta la parte del supporto in alluminio, abbiamo visto le leve in alluminio, questo in alluminio, telaio in alluminio, tubo della sella in alluminio, tutte le parti del leveraggio, i pedali, insomma poca plastica. Magari potremmo avere le viti in acciaio inox che non sono della migliore qualità del mondo. Tutta questa parte grafica non è adesiva ma è verniciata, la scritta The Fast and Furious che io l'avrei abitata, estetica che indubbiamente è accattivante, dotazione normale, niente di eccezionale. Chiaramente questi non sono ammortizzatori da competizione, però ci sono e possono aiutarci nelle asperità del terreno. Adesso vedremo se riusciamo magari a fare qualche test off-road. Una sella che non è niente di eccezionale, però una bici che è sicuramente utilizzabile, versatile per vari utilizzi che possono essere la passeggiata ma possono anche essere il sentiero nei boschi. E qua magari vi stupirò con qualche azione non prevista. Finisco di caricare la batteria, la carichiamo sul furgone piegata, carico anche magari quella di mio figlio, andiamo a farci un giretto per provarla come si deve. Ok, batteria carica. Chiaramente se la estraete per rimetterla dentro bisogna aprire il telaio, quindi aprirlo almeno a 90 gradi. Batteria fino in fondo, per sicurezza la blocchiamo con la chiave, quindi facciamo uscire il perno. Anche se non è chiuso perfettamente, quando mettete la maniglia lo tira in posizione. La bici è pronta. Pulsante di accensione e spegnimento va tenuto premuto, il display si illumina. Abbiamo la modalità, i chilometri totali, la velocità e l'autonomia. Premendo nuovamente possiamo passare dalla modalità trip al totale, al parziale, al tempo di marcia. Con i tasti su e giù andiamo a aumentare fino a 5 l'intervento o diminuirlo fino a 0. Per accendere la luce bisogna tenere premuto il pulsante più, fa una buona luce ma è un po' troppo alta. Per direzionarla bene bisogna piegare leggermente il supporto per fare luce davanti a voi. Non ha una luminosità regolabile,
può essere o acceso o spento. Allora, in modalità 0 funziona l'acceleratore anche da fermo, da 1 in poi va in assistenza e l'acceleratore è disabilitato. I freni chiaramente intervengono subito per interrompere sia l'assistenza che la modalità, diciamo, acceleratore. Spegniamo il faro e andiamo a fare un giro. Ok, partiamo con l'assistenza 1, mettiamo rapporto corto, la bici inizia subito a spingere. Andiamo con un rapporto un po' più lungo, mettiamo assistenza 3, ecco, da 3 in poi praticamente è come se non stesse pedalando perché interviene molto pesantemente. Consiglio sempre di tenerlo tra 1 e 2, in questo modo anche con il rapporto più lungo, il numero 7, con 2 diciamo che facciamo proprio finta di pedalare, con 1 fa un'assistenza molto moderata che aiuta nella pedalata. Se abbiamo bisogno di un'assistenza leggera la teniamo su 1, su 2 diventa molto più invasiva, da 3 in poi praticamente quasi non pedalate. Ora mettiamo a 0, facciamo una partenza a velocità 0 di acceleratore, vi faccio vedere in quanto tempo arriva a 25 km/h con 80 kg di persona a bordo. Ok, siamo arrivati a 24,6, poi inizia a tagliare perché la velocità è limitata. Oltre questa velocità non va. Continua a spingere senza problemi. Proviamo la frenata. Chiaramente dietro tende a inchiodare subito. Sulla parte anteriore vi regolate quanto deve tirare il freno a disco in base al tipo di intervento che volete. Le sospensioni su strada servono a dare un po' di comfort quando andiamo a cercare i tombini, o se magari adesso proviamo a prendere un dosso, danno un minimo di aiuto, ma a me personalmente su strada la presenza della sospensione anteriore non piace, quindi la tengo praticamente sempre bloccata. Ecco, per bloccarla magari dovete fermarvi e alzare un po' la forcella perché altrimenti non riuscite. Allora adesso vi faccio vedere la modalità passo d'uomo, teniamo premuto giù, vedete che la bici avanza a una velocità di circa 4,9-5 km/h per consentirvi di andare a fianco a qualcuno senza dover pensare ad andare piano con l'acceleratore o con i pedali. In qualsiasi momento andate a premere un freno, vedete che si disattiva. Per l'assistenza c'è il sensore di pedalata dentro il mozzo centrale, un po' come avevamo visto sul kit, quello da montare aftermarket, e il motore spinge, ragazzi, perché chiaramente è un 48 volt, la spinta arriva dal posteriore, quindi anche in caso di sterrato, salite eccetera non dovremmo avere problemi come con un motore a trazione anteriore. Il motore non è molto rumoroso, chiaramente quando entra in azione si sente. Adesso dobbiamo dire che la prova su strada è molto semplice da fare, magari vediamo di fare qualche prova uscendo dall'asfalto cittadino. Anche in questo caso, in un furgone dove non ci sarebbe entrata per intero, avere il telaio che si piega a metà, vedete che è molto comodo, vi dà la possibilità di prenderla più facilmente e di farla stare in spazi ridotti. Vediamo come si comporta in un percorso abbastanza impegnativo. Qui è molto sconnesso, ci sono pietroni, c'era una lepre. Ok, comunque le gomme hanno una buona trazione, ho già preso un sacco di fango. Vediamo se troviamo un sentiero. Ok, abbiamo trovato anche un sentiero. Andiamo a farci un giretto giù di qua. Comunque non mi è mai successo di avere la ruota che scivola e che mi fa perdere di sicurezza. Vi aiuta comunque anche in situazioni dove magari la pedalata sarebbe un po' dura per uscire da qualche condizione un po' troppo impegnativa. Vediamo se riusciamo anche a guardare un po' d'acqua senza particolari problemi. Le ruote stanno funzionando, andiamo di qua e voilà. Ok, comunque un minimo di assistenza dai pneumatici c'è. Vediamo se riusciamo a fare una salita impegnativa. Qua ragazzi sto spingendo, i pneumatici stanno aiutando, ha sgommato solo una volta. Ok,
vi faccio solo vedere che la salita non era proprio una passeggiata, diciamo. Quindi proseguiamo il giro. I freni chiaramente su questi percorsi, almeno finché siamo in salita, non sono poi più di tanto così da testare. Ok, vediamo anche in discesa come si comporta. Si riesce comunque a scendere in sicurezza senza fare gli spericolati. Poi se vi volete fare male, il modo c'è sempre. Perfetto. Poi chiaramente quando diventa più pianeggiante l'assistenza aiuta leggermente meno. Qua abbiamo di nuovo un passaggio. Rallento solo perché non mi voglio sporcare fino alla schiena. Quelli con le moto li facciamo passare. Su di qua diventerebbe molto più impegnativo, ma per me non è il caso. Io continuo il sentiero di qua. Ok, intanto siamo arrivati a 14 km. La batteria l'abbiamo usata parecchio, siamo ancora sopra il 50%, quindi non credo abbia, soprattutto per come la sto usando io, un'autonomia infinita. Ecco, qua dobbiamo di nuovo evitare di lavarci, però se la usate con più parsimonia per quanto riguarda l'intervento del motore, sicuramente credo che ci possiamo avvicinare ai 50 km. Adesso siamo a 14, farò poi ancora delle prove. Ok, qua vediamo dove andiamo a finire. Qua ad esempio nel fango mi ha un po' scivolato, l'ho dovuta tenere. Le coperture sono quello che sono, e comunque al fango, quello proprio così pieno d'acqua, è difficile comandare. Ok, qua di nuovo un po' di roccioso, andiamo giù. E anche a farsi queste scampagnate avete anche la tranquillità di avere l'assistenza del motore. Se siete stanchi, iniziate a non pedalare e accelerate e basta, tanto non siamo su strada dove vigono le regole sicuramente, quindi potete anche andare di acceleratore, ma un altro tratto roccioso. Sì, allora gli ammortizzatori funzionano. Da dove cazzo si esce che mi sono... dritto esce. Dove finisco? Finisce col piano. Ok. Grazie. Ci siamo fatti anche indicare la strada di uscita, perché sennò non finiamo più. E diciamo che un bel giretto anche in sterrato l'abbiamo fatto. Prendere una bici come questa elettrica, che ok non sarà la fine del mondo qualitativamente, però vi dà un'assistenza comunque importante, vi consente anche magari senza farlo apposta di avere la possibilità di avvicinarvi di nuovo magari alla natura, come quello che sto facendo io adesso, perché era una vita che non venivo a fare i sentieri in mountain bike. Ma quando dico una vita vuol dire proprio una vita, cioè da quando ero ragazzino che non venivo in questi sentieri, non mi ricordavo neanche bene da dove si prendevano, e infatti non ero neanche sicuro di riuscire a uscire. Un acquisto che può aiutarmi, che può aiutare nella mobilità normale, quella di tutti i giorni, per andare a fare la spesa, ve la caricate sul camper, la usate come una bici normale. Però il fatto che non ci sia da spaccarsi il fondoschiena per andare a farsi un bel giretto in bici, che sia questo sentiero o che sia chissà dove, può essere anche uno stimolo, ecco. Quindi quando mi si dice nei commenti la bici elettrica sarebbe da abolire perché favorisce l'obesità e non aiuta a fare sport, io penso che sia esattamente il contrario, ossia nel mio caso, con la scusa che devo provare le bici e faccio video, sto facendo cose che altrimenti non avrei fatto. Quindi sicuramente ci sono due modi di vedere la stessa cosa, ma nel mio caso avere una bici con l'assistenza elettrica è solamente uno stimolo. Già che ci siamo, visto che il parafango è montato al contrario e l'ho sporcata tanto, gli diamo una bella lavata, così vediamo se supera il test idropulitrice.
poi può essere anche equipaggiata con questo portapacchi, che non è neanche brutto da vedere. Bene, siamo a fine video, ho cercato di fare qualche prova, di darvi qualche dato, di farvela vedere nel dettaglio. Cosa vi posso dire? Vogliamo fare la pagella, facciamo i pro e i contro? Partiamo dai contro. Sella scomoda, se vi piace la bici calcolate di fare un investimento su una sella un po' più confortevole, perché questa dopo un'oretta inizia a dare problemi. Ve l'avevo già detto a inizio video, sospensioni anteriori non mi hanno ispirato un granché di fiducia, le vedo molto piccoline, anche come paraolio non è il massimo. Usandole in modalità ammortizzata sentivo qualche scattino, insomma forcelle anteriori secondo me non ci siamo. Io per la maggior parte del tempo le ho tenute bloccate, almeno abbiamo lo sblocco, però invece sul posteriore è andata bene. Altri contro no, nel senso che va tutto bene, la bici funziona. Prima di passare ai pro parlerei di batteria, che si trova un po' nel mezzo perché danno questi 100 km di autonomia, ma vi dico che usata pesantemente come l'ho usata io, quindi assistenza alta e tanto acceleratore, ne fate 50. Questo per darvi la giusta idea di che range di autonomia avete. Per il resto va bene, un bel telaio, è fatta bene, ha passato anche la prova del lavaggio, non ho visto infiltrazioni, parti arrugginite, è andato tutto abbastanza bene. Il motore spinge, ragazzi, perché io ho peso e sono riuscito a fare anche una salita che altrimenti non avrei fatto, sarei sceso dalla bici. Su strada accelera senza problemi. Ecco, lì poi non sarà una cosa di cui mi curerò io, però sappiate che in rete ci sono anche dei video per sbloccare delle altre modalità di funzionamento di questa bici, che è molto castrata così, ok? Le ruote da 26x1,95 si sono comportate bene anche fuori strada, ho perso aderenza in pochissime situazioni, quindi tutto sommato bene. Sono una via di mezzo, non sono un prodotto estremo, però bene. È una bici che potrete usare sicuramente per passeggiare, ma sapete che se per caso dovete fare qualche cosa di leggermente fuori dall'asfalto può comunque comportarsi bene. Non venitemi a dire ma non è ai livelli di questa, di quella. Lo sappiamo benissimo, perché adesso vi parlo di prezzi e parliamo di una bici di 850 euro, 860 euro nella configurazione con i cerchi a raggi. Questa che avete visto, la mia con i cerchi in lega, arriva a costare anche 1100. È comunque poco, perché se voi guardate quanto costa un kit come quello che avevamo provato per motorizzare una bicicletta, metteteci la bicicletta poi sopra. Se volete farlo su una bici che avete già, che magari avete pagato 1000-2000 euro, allora vi comprate il motore. Se volete un prodotto normale da cui non pretendere le prestazioni di una bici da competizione o comunque di alta gamma, potete prendervi un prodotto così. È carina, è fatta bene, ha una buona estetica, ha vari colori. Avrei eliminato qualche scritta di troppo, ma tant'è. Quindi queste sono le mie impressioni. Trovate il link per comprarla in descrizione. Io vi ringrazio di aver visto il video, se vi è piaciuto un bel like, soprattutto mi raccomando non costa nulla, iscrivetevi al canale che è gratuito, così facciamo crescere il canale e magari di questi prodotti ne proveremo sempre di più. Grazie a tutti, ci vediamo al prossimo video, diretta o se passate in negozio in provincia di Torino. Ciao da Massi Dattoli!